Ciao amici, ben ritrovati. Oggi torno a parlare di Twisby, un'azienda che a me piace perché ha, diciamo, per caratteristica delle penne a riempimento molto spesso, nella maggior parte dei casi, anzi sono trasparenti, quindi l'inchiostro si vede, quelle che chiamiamo demonstrator, e sono dei belli oggettini. Andiamo a vedere cosa c'è oggi, ma certamente Twisby, l'abbiamo detto, l'astuccio, bene, un bel astuccio, sta chiuso, incastro, però comunque è adeguato al prezzo della penna, anzi forse, mi permetto di dire, è anche molto meglio di tante confezioni in plexiglass semirigide che insomma lasciano un po' il tempo che trovano. Andiamo a vedere, la apriamo. Twisby Eco, già, vi parlerò oggi della Twisby Eco. Innanzitutto, che cosa abbiamo? Abbiamo il cartellino con le istruzioni, ci dice come riempirla, ci dice cosa non fare, addirittura ci spiega la compatibilità ovviamente con i sistemi di caricamento che Twisby ha, ma ci dice anche con questo bell'adesivo: mi raccomando, non utilizzate l'alcol sulle stilografiche Twisby, ma sulle stilografiche in generale, mi raccomando, questo credo che ormai lo abbiamo imparato. All'interno la peppa troviamo non solo la penna, che è una bella penna, è una bella penna la Twisby Eco, non è nemmeno una penna piccola come potrebbe essere la Diamond Mini che vi faccio vedere fra poco. Come vedete l'ho già riempita ovviamente perché l'ho provata prima di raccontarvela. È una bella penna, è fatta bene, belli i materiali, insomma in questo bisogna riconoscere che sono davvero bravi. Poi certo, un giorno farò una serie di video che si intitolerà probabilmente come alcuni filoni televisivi, non so, Twisby Eco e poi, oppure come è andata a finire, perché comunque tutte queste penne, beh, non proprio tutte, diciamoci la verità, ma molte di queste penne le utilizzo quotidianamente o comunque con un certo ricircolo e quindi si deteriorano, si scoprono dei piccoli difettini che quando sono nuove è impossibile raccontarvi nel video, a meno che siano criticità percepibili, tangibili e comunque anche visibili. Nel caso della Twisby, ancora prima insomma di entrare nel vivo, sappiamo che alcuni modelli che hanno, come per esempio la Diamond, che hanno quell'anellino nero a supporto del pennino, si sono dimostrati un pochettino cedevoli. Ma torniamo a noi, all'oggetto del nostro video. Ci sono gli attrezzi. Questa volta non è un attrezzo in metallo, però posso dirvi che è ancora più bello perché è una plastica molto solida, un bel lingotto in plastica. Fa il suo dovere, serve per l'appunto, come ci mostrano anche queste immagini e come credo abbiate imparato a fare ormai nei tutorial che vi ho già presentato per le Twisby, per smontare il meccanismo, il pistone, andare a lubrificarlo. Ci danno anche questo gel, questa sostanza oleosa per appunto renderlo sempre efficiente, ma non si può chiedere di più, anche perché questa è una penna che fa parte della serie Invito alla scrittura, in quanto il suo prezzo varia dai 35 euro sì, a qualcosa in più. Beh, in questo caso, dato che quella trasparente, è la versione trasparente, costa qualche euro in più e raggiunge quasi 40 euro e secondo me insomma ci stanno tutti. È vero che comincia a essere un salto non indifferente, perché 5 euro su 35 è 7 volte il prezzo della penna, però è anche molto bella, molto ben rifinita e secondo me più piacevole alla fin fine da avere in mano e da utilizzare rispetto a quelle monocromatiche o a quella nera che perde un pochettino di appeal. Però si possono spendere anche dei soldi e qualche soldino in più se vogliamo la serie Gold Rose, che è molto bella, però comincia già ad allinearsi come prezzo ad altri modelli Twisby un pochettino più sofisticati, un pochettino più ricercati, e quindi insomma lascio a voi le valutazioni. Quindi nulla da dire sul packaging, soprattutto in riferimento ad una penna che costa 35 euro, perché l'astuccio è lo stesso, o 40 come il caso di questa. Andiamo a vedere subito le sue dimensioni affiancandola ad una Lamy. Come potete vedere sono praticamente lunghe uguali, quindi è una penna abbastanza grande ed anche corpulenta. L'andiamo a svitare, il cappuccio si svita, ma comunque questo serbatoio a vista per me è veramente bello, ed anche il movimento a vista mi piace, insomma una vera demonstrator, molto no fluido, è scorrevole
però certo non è un meccanismo di quelli controllati al quale ogni minima pressione corrisponde a un movimento. C'è quel tipico andamento un po' irregolare, tra virgolette, della plastica che quando, diciamo, ora non vorrei fare danni perché sono campione in questo, ma quando si muove si sente che, ecco, magari non attacca subito, quindi fa il primo saltino così, insomma, stiamo parlando di una penna tutto sommato ancora in una fascia che possiamo definire economica. Sì, volevo mostrarvela aperta. Come vedete le dimensioni restano praticamente identiche. Osserviamola più da vicino. La penna è fatta bene. Se invece che penne stilografiche TWSBI producesse bigiotteria, potrebbe darla a bere a quelli come me che non se ne intendono troppo, perché queste parti sembrano cromate e delle bellissime cromature. Anche le guarnizioni sono delle guarnizioni molto precise su questa penna. Me lo aspetterei su penne anche un pochettino più costose. La chiusura stessa è vero che è plastica e vi ho detto a volte, però qui è ammortizzata da questa guarnizione. Bel lavoro, perché è proprio bello sentire che la penna non si chiude perché la plastica oppone la sua resistenza fisica, ma c'è una guarnizione a smorzare il movimento. Sono dettagli che io apprezzo molto. Usandole, quindi aprendole e chiudendole, spesso secondo me sono significativi. Volevo farvi vedere anche, tra l'altro, la bellezza di questo inchiostro in controluce, che è un mix di Diamond Oak con un po' di 4001 blu, 4001 nero della Pelican, proprio per scurirlo appena. Perché? Perché l'ho portata in giro con me, ed è una prova un po' strana che vi presenterò, me la sono portata in giro in qualche escursione, visto che me ne sono andato via un paio di giorni per respirare un po' di aria buona in montagna, anche se ho preso un paio di giorni particolarmente freddi, quindi sole, neve. E questa è stata una bella prova per capire se una penna stilografica, che sapete soffre molto l'altitudine perché sbalzo di temperatura e sbalzo di pressione producono spesso cartucce, converter o anche penne a serbatoio delle dilatazioni, e spesso vediamo l'inchiostro che fuori esce o ce lo ritroviamo nel cappuccio. Beh, questa ha superato le prove magistralmente, ma ne parliamo dopo. Classico movimento TWSBI, lo abbiamo detto, con questo pistone, quindi il caricamento, è inutile che ve lo ricordi, avviene proprio tramite pistone. Sapete che ci sono dei calamai che TWSBI realizza per caricare il pennino senza sporcarsi le mani, caricare il serbatoio, non il pennino, senza sporcarsi le mani in maniera molto ergonomica. Bene, non resta che metterla alla prova. Il pennino è un pennino F, un pennino F che, un pennino F dico centrato nella sua gradazione perché è quello che mi aspetto da un pennino giapponese, anche se poi in realtà non è un pennino giapponese, ma poco ci importa, è fatto bene. TWSBI ha dei pennini che a volte scrivono davvero molto bene, altre volte sì, ci ricordano che sono dei pennini di larga produzione, di vasta scala. Questo mi sembra particolarmente riuscito. La TWSBI Eco viene prodotta anche con la variante T, Eco T. La Eco T di Torino si differenzia per il fatto che ha l'impugnatura triangolare, mentre invece questa è cilindrica. Un'impugnatura tutto sommato buona, dico tutto sommato perché comunque qui si sente che è una plastica ed è un pochettino rigida alla lunga, ma rigida quando, come sto facendo adesso, vado un po' a premere, cosa che non serve perché il bilanciamento è veramente buono. Vi esorto ad usarla comunque con una buona percentuale di carica, cioè cercate di tenerla abbastanza carica perché in questo modo, come vedete, riversandosi liquido, l'inchiostro, verso la parte del pennino aiuta a compensare un pochettino il peso che invece il meccanismo, ma questo insomma in generale un po' tutti i meccanismi, portano sull'estremità della penna. Quindi è vero che l'impugnatura non è comodissima, ma è anche vero che basta appena accarezzarla per riuscire a scrivere con un buon controllo. Il peso è un peso che rientra nella norma, vi dicevo, a patto di compensarlo con un po' di inchiostro. Quando l'inchiostro sta per finire vi accorgerete che la penna perde un po' di direzionalità nelle sue traiettorie. È una penna che invita a giocherellare un pochettino.
perché sa scrivere anche, beh, insomma, lo vediamo poco per volta. Pennino F, come vedete può scrivere in piccolo se devo stare entro le mie righe, stare entro la rigatura, posso scrivere, adottare una grafia diversa, sempre con questa penna che segue quello che sto facendo. Questo mi ha un po' sorpreso, perché il pennino, che è un pennino fine, lo abbiamo detto, è anche un pennino particolarmente scorrevole. Però non tutti i pennini TWSBI, questo bisogna dirlo a onor del vero, ma vale per tutti i Bokeh e i Jowo di questo mondo, scrivono nella stessa maniera. È anche vero che o sono io particolarmente fortunato, oppure sono uno che si accontenta di poco, a seconda di come volete vederla, però in TWSBI ho sempre trovato, nella maggior parte dei casi, dei bei pennini. Ho trovato invece qualche, diciamo, qualche miglioria da adottare nei pennini, quelli magari i calligrafici 1.1 ad esempio. Vi facevo vedere, o volevo farvi vedere, anche il confronto con la TWSBI, la Diamond, la AL Mini, eccola qua, che senza dubbio è un pochettino più rifinita nella resina, anche perché è faccettata, se vogliamo. Questa è una demonstrator faccettata, non è tonda e liscia come questa qua, che a me piace anche proprio per questo motivo, perché non è fatta a sigaro o a botte, ma è molto, come si dice, uniforme nel suo svolgimento. La parte terminale ricorda più la 580, perché come vedete questa è un po' più corta l'azionamento. I pennini però sono diversi. Quello della Diamond Mini in questo caso è un po' più grande, anche se non ricordo se per caso sono stato io a cambiarlo con qualcun altro, perché ormai le mie penne diventano proprio dei laboratori. Sono molto belle tutte e due. Come avviene spesso, lo avrete notato, l'inchiostro entra nel collare del pennino e, diciamo, lo sporca un po'. Quando è nuova forse è ancora più bella, perché si vede la parte annegata dell'alimentatore e del pennino, cosa che qua per esempio non è possibile notare, perché viene calettato in questo cilindro che vi ho detto spesso è oggetto di crepe, di rotture, purtroppo. Insomma è un difetto, diciamo così, congenito alla penna. Di questa penna ci sono tante colorazioni, ma a me colpisce il fatto che è un pennino fine, come vedete, ma è un pennino molto scorrevole. Ora lo provo su un altro quaderno scorrevole, anche molto propenso ad essere così, a giocarci un pochettino con il segno. Quindi diciamo uno di quelli che ispira un po' di creatività. Tanto che vogliate farlo in grande, ma anche in piccolo, perché comunque non dimentichiamo che è un pennino di misura F. Allora è vero che la penna è un po' grande, però va bene anche per portarsela dietro e annotare quegli appunti negli spazi piccoli di un'agendina, sebbene la penna sia un po' più lunga forse dell'agendina. Ma la governabilità, quindi la confidenza che concede, per me è veramente notevole. La proviamo su questa carta. Questo è un quaderno della serie vernice fresca, che è quello di Chuck, una serie di Chuck. Anche qui molta discontinuità, mi spiace dirlo, non sono mai riuscito a ricomprare un paio di quaderni che mi sono piaciuti particolarmente di questa serie. TWSBI Eco, questa qua chiamiamola così, Demonstrator, tanto ci capiamo. Ovviamente qui scrive in maniera un po' diversa, cioè si sente, ve lo faccio sentire, che riga un pochettino più la carta, perché la carta ha una finitura diversa, quindi qui è una questione di finitura. Però io ci ho scritto anche a lungo, non
non dà affaticamento, perché il pennino è giustamente rotondo, quindi non è affaticante, ma aiuta nella scrittura. Certo, fa perdere magari quelle caratteristiche che un pennino un po' più aguzzo, un pennino anche di tipo obliquo, pur rimanendo nella gradazione fine, riescono a dare. Però se devo scrivere, mi trovo meglio con questa. Poi, come si direbbe di un'automobile, è parca nei consumi, perché consuma davvero poco, ma davvero poco, e ci scrivete davvero tanto con questo inchiostro. L'inchiostro, abbiamo detto, essere un mix, che sto così, giusto perché me la sono portata in luce diurna con molto sole, l'ho voluto scurire un pochettino. Sarebbe un Diamine, Autumn Oak, più una goccetta di Pelican 4001 Black che sto adoperando. Eccoci qua, eccoci qua, magari eccoci qua, ora sono in studio, non sono certamente in mezzo a questi bellissimi panorami e paesaggi. Me la sono portata appresso per 2 o 3 giorni, salendo dislivelli anche importanti, quindi l'ho messa una volta in tasca, una volta nello zaino, per verificare se tiene e come tiene l'inchiostro, perché a dirvela tutta ho riscontrato in questa penna una certa facilità nel sfilare il gruppo del pennino alimentatore. Insomma, non sono poi così stretti. Ho voluto provare se perde oppure no. E la prova è stata superata. Ecco qui, cari amici, siamo passati dal caldo della salita ad un freddo, ma un freddo che increspa questo lago bellissimo. La Twisby è sempre con me, si è comportata benissimo, ma stavolta siamo sotto zero, il vento soffia davvero tanto e la penna continua a fare benissimo il suo lavoro, quindi penso che resterà con me ancora per un po'. Ciao a tutti. Come forse saprete, da oggi, insomma, da poco tempo a questa parte c'è anche un codice promozionale Marco Chiari, quindi per gli iscritti al canale, per gli amici, eccetera, se comprate da Gold Pen richiedete il codice che avrete un trattamento, insomma, di riguardo. Ciao a tutti amici, vi aspetto ai prossimi video.